Buongiorno, oggi iniziamo un attimo prima per motivi tecnici. Allora, con questo primo video di questa rubrica particolare, fa per me questa attività o fa per me un'altra attività, oggi parleremo di una delle attività ormai storiche nel mondo del fitness, quindi l'indoor cycling o pedalata stazionaria, se vogliamo chiamarla in italiano. Che cos'è la pedalata stazionaria? Che cos'è l'indoor cycling? Cosa comprende una lezione di indoor cycling e capire un attimino se secondo le mie necessità può essere utile o meno questo tipo di attività. Benissimo, allora partiamo subito dal dire che l'indoor cycling o pedalata stazionaria è una lezione che è presente nelle attività, diciamo, a tempo di musica. E questo è fondamentale saper tenere con il piede il tempo musicale. Quindi il movimento è molto semplice, non è necessario saper ballare, non è necessario avere una coordinazione particolare e quindi un'attività adatta a tutti da quel punto di vista. E questa è una cosa molto molto importante. L'altro elemento fondamentale dell'indoor cycling è che comunque questo tipo di attività è un'attività cardiovascolare importante, ci consente veramente di allenarci per 30, 40, 50 minuti in modo sia intenso sia leggero a seconda delle nostre necessità, perché la bike stazionaria ci consente di regolare l'intensità. Le regolazioni dell'intensità non è questo il video in cui devo andare a parlare del tipo di bike, ma c'è un video poi dedicato proprio al tipo di bike presente nel canale, dove descrivo una bike e quindi anche alcune caratteristiche, e sempre nel canale potete vedere anche una lezione di indoor cycling di 30 minuti e se avete una bike stazionaria per conto vostro a casa vostra potete anche provarla per capire un attimino se è un tipo di attività che vi può piacere, o anche solo vedere il video in modo tale che abbiate un'idea di quello che si può fare. La cosa bella è che veramente può essere adatta a tutti, un'attività che può essere molto leggera, sembra un'attività estremamente pesante, estremamente intensa, in realtà è importante capire che va adattata alla nostra necessità, alle nostre intensità, a quello che vogliamo fare. Quindi attenzione, non è solo per chi si vuole allenare in modo estremamente intenso, ma va bene anche per riattivare la muscolatura. Soprattutto questa logicamente per quanto riguarda gli addominali, i muscoli anche un po' paravertebrali, la schiena, soprattutto nella zona lombare, e tutti i muscoli comunque del treno inferiore, quindi gambe, cosce e glutei, quindi importantissimo per dare tono a questa muscolatura. Ma se ho un problema di schiena, posso fare questa attività? Diciamo che innanzitutto è sempre consigliabile sentire il parere prima del medico e poi successivamente il parere di un esperto di indoor cycling e di scienze motorie. Quindi con un personal trainer, un qualcuno che ha delle nozioni relative alla biomeccanica del movimento, ma soprattutto relative all'attività fisica specifica della pedalata. Sicuramente quali sono i vantaggi? Beh, con l'indoor cycling non si può bucare, quindi infatti non c'è la ruota di gomma, ma c'è un bel volano pesante che produce la nostra resistenza grazie ai tamponi che stringono verticalmente, orizzontalmente la resistenza che andiamo a selezionare noi, oppure ci sono anche quelli magnetici ultimamente, di ultima generazione. Però la cosa appunto bella è che non rischiamo di prendere buche, non rischiamo di cadere dalla bici, è molto sicuro da quel punto di vista, quindi sicuramente non ci sono contraccolpi e questo è un grosso vantaggio per la schiena, quindi siamo sicuri che pedalando siamo tranquilli e non rischiamo di prendere dei colpi o dei contraccolpi che vanno a influire sulla salute della nostra schiena. Detto questo, però, è importantissimo che già dalla prima lezione l'istruttore ci metta in sella correttamente, in base anche alle nostre necessità, non necessariamente
una pedalata, un'impostazione ciclistica, ma anche un'impostazione un po' più salutistica per la schiena, quindi nel rispetto delle curve della nostra colonna. Quindi attenzione, già dalla prima volta, se andate in palestra e decidete di fare delle lezioni di indoor cycling, ecco, è importante presentarsi un pochino prima, chiedere all'istruttore di impostare la bici, far presente all'istruttore eventuali nostre problematiche alla schiena o eventualmente anche alle ginocchia. Infatti la sella è anche regolabile in avanti e indietro orizzontalmente per consentirci anche una regolazione più fine, e alcune bike hanno anche una regolazione anteriore e posteriore del manubrio per permetterci il miglior assetto che deve essere il nostro che va logicamente tarato secondo una metodologia ben precisa che l'istruttore conosce e che ci consentirà quindi di fare una lezione in totale sicurezza. Quindi non pensate assolutamente che l'indoor cycling sia un'attività eccessivamente intensa, eccessivamente pesante, lo può diventare, quindi per quelle persone che richiedono di fare dell'attività intensa va benissimo, ma non pensate solo a quello. Quindi se diciamo avete un po' di timore di fare attività di indoor cycling, ecco, non abbiate questo timore e cominciate a pedalare. La cosa bella è, torno all'inizio del video, stare a tempo di musica, regolando l'intensità, seguendo quando possibile l'istruttore nelle varie posizioni che si tengono sulla bike e che ci insegnerà direttamente l'istruttore. Infine è indubbio l'effetto cardiovascolare. Sicuramente c'è un grosso dispendio ci può essere un elevato e grosso dispendio energetico grazie appunto a questo movimento ciclico della nostra che ci permette di fare la nostra bike, e il vantaggio è comunque a livello cardiovascolare notevole, perché come ben sappiamo il nostro apparato cardiovascolare deve essere continuamente stimolato. Va benissimo anche per quei soggetti che devono fare solo dell'attività aerobica, quindi dell'intensità con intensità basse a livello cardiaco, e non devono andare oltre il 70%. Basta avere un cardiofrequenzimetro che ci consente di mantenere sotto controllo il nostro battito. Bene, se vi ho incuriosito per quanto riguarda l'indoor cycling, sono ben contento. Se volete farmi delle domande, scrivete pure qui sotto nei commenti. Se volete iscrivervi al canale e supportarci, ci fate un grandissimo, ci rendete veramente contenti, e un like al video se vi è piaciuto, e ci vediamo col prossimo video sempre relativo alle attività. Quindi da ora in poi passiamo al tipo di attività, andiamo a spiegarle sinteticamente. Sono stato negli 8 minuti e va benissimo. Grazie mille, alla prossima.